Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale, io sono Celeste. Quest'oggi volevo parlare di polsi e mani e come evitare infortuni o affaticamento dell'articolazione. Se state praticando yoga o avete appena cominciato a praticare yoga, vi sarete accorti che passiamo, soprattutto nel vinyasa, molto tempo sulle mani, sia che sia nel canapè in giù, con i saluti al sole, e ovviamente il corpo non è abituato, non è una posizione naturale stare sulle mani per così tanto tempo. Per cui sicuramente, soprattutto all'inizio, quando cominciate ad approcciarvi alla pratica, potreste sentire affaticamento e fastidio all'articolazione dei polsi. Quindi che cos'è che possiamo fare per evitare questa cosa o per affrontarla? Innanzitutto, mi dispiace dirvelo, ma è una cosa naturale e ci vuole pazienza. Pazienza prima di qualsiasi altra cosa. Quindi modificare a seconda dei vostri bisogni, forse fare pratiche un pochino più brevi, giusto per abituare il corpo a questa situazione. E ovviamente un'altra cosa fondamentale sarà l'allineamento e la giusta attivazione, la corretta attivazione della mano e della muscolatura in modo da proteggere proprio l'articolazione, da non andarla a caricare eccessivamente. Quindi cominceremo con le modifiche. Ad esempio dal canapè in giù, giusto? Può essere un po' faticoso, quindi consiglio o di venire sugli avambracci, che è una posizione che si chiama delfino, che però è abbastanza faticosa, oppure semplicemente scendere nella posizione del bambino ogni volta che ne avete bisogno. Quindi magari prendete un paio di respiri nel canapè in giù, in modo da rafforzare, da abituare il corpo, e poi fate i restanti respiri nel bambino e riposatevi, ok? Altre posizioni possono essere ad esempio la panca, e qui basta o appoggiare le ginocchia, in modo tale da avere il tempo di costruire la muscolatura, oppure di nuovo possiamo scendere sugli avambracci e fare una panca bassa. Ok? Quindi ci sono davvero tantissimi modi di modificare e a seconda delle posizioni che volete fare. Questi sono un pochino gli asana base che si trovano quasi in tutte le pratiche e questo è il modo per modificarle se ne avete bisogno. Parleremo adesso dell'allineamento e di come attivare la mano nel modo giusto. Ci eserciteremo nella posizione del tavolino. Quindi il tavolino ci posizioniamo con le mani sotto le spalle e questo vale anche nella panca, ok? Per cui generalmente viene sempre detto di ricordarsi di allineare il polso sotto la spalla, ma cercate di farci attenzione anche voi. Da qui l'importante è separare le dita davvero tanto, il più possibile. E questo lo facciamo perché più superficie abbiamo su cui distribuire il peso, meglio è. Ovviamente immaginate le racchette da neve, se andate con la racchetta c'è molto spazio, non sprofondate, se andate con lo scarpone vi ci infognate, giusto? Per cui, stesso principio, separate bene le dita una dall'altra. A questo punto, una volta che abbiamo separato bene le dita, cominciamo a spingere i polpastrelli dentro il tappeto con molta forza e vedrete subito che tutto il mano e le articolazioni, i sensori dell'avambraccio cominciano a lavorare e da qui vogliamo spingere sia i polpastrelli che tutto l'arco che passa alla base delle dita. Quindi non vogliamo sollevare il punto sotto il mignolo, nessun altro punto, neanche lo spazio tra il pollice e l'indice, quindi proprio potete sentire tutto questo arco ben piantato a terra. E quando attiviamo in questo modo, la base del polso praticamente si solleva. Quindi più ovviamente abbiamo la muscolatura sviluppata, più siamo abituati a farlo, più sarà facile. E per allenare questa attivazione qua, un esercizio che mi ha insegnato la mia insegnante, Veronica, di Verci Yoga, è questo esercizio qua, ovvero mantenendo la spalla sopra il polso, andiamo a sollevare il palmo della mano, spingiamo le dita a terra e poi lentamente scendiamo giù. E sembra poca cosa, ma in realtà fatto correttamente va veramente a lavorare tantissimo tutta la muscolatura della mano. E potete farlo ovviamente con entrambi i palmi e riscendere giù e farlo un po' di volte ogni giorno per sviluppare la muscolatura. Questo è per il tavolino e la panca. Nel canapè in giù
ma anche del tavolino in generale, vi chiederei di posizionare gli indici paralleli l'uno all'altro che guardano verso l'alto, per cui gli indici diventano paralleli ai lati lunghi del tappeto, e questo perché quando saliamo poi anche nel canna testa in giù stiamo cercando di spingere tantissimo tutto l'indice e il pollice. Quindi questo di qua, che attraversa l'indice e il pollice, preme molto contro la terra e in questo modo potrete sentire lavorare tutta la muscolatura, come dire, del braccio e arrivare fino al pettorale. Quindi in questo modo manteniamo i gomiti allineati, non cadiamo verso l'esterno e ci aiuta proprio, essendo coscienti di questa attivazione dell'indice e del pollice, ad attivare tutta la giusta muscolatura. Quindi provate a casa, provate a vedere se cambia qualcosa, come vi sentite. Quindi ricordate, polpastrelli, l'arco della mano, indice e pollice, immaginate. Potete anche aiutarvi a posizionarlo con un cubetto, ok? In questo modo qua. Immaginate un rettangolo tra i due indici, ok? Dovrebbe essere più facile. Ultima cosa, ultimo consiglio, se soffrite in questo momento di fastidi ai polsi, ci sono sicuramente pratiche in cui non dobbiamo appoggiare le mani, c'era io anche una brevissima lezione da 10 minuti che potete andare a fare, ma vi consiglio prima di tutte le pratiche in cui avrete le mani a terra di prendervi 5-10 minuti per riscaldare i polsi. Quindi riscaldare le articolazioni vi aiuterà veramente tanto a gestire, come dire, la pratica successivamente, con le dovute modifiche ovviamente quando ne avete bisogno, ma comunque prendetevi 5-10 minuti per riscaldare, farà sicuramente la differenza. Ok? Io spero che questo video vi sia stato utile, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, fatemi qualsiasi altra domanda e sarò felice di rispondervi. E ricordatevi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, io vi ringrazio, namaste!